Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi, come promesso, iniziamo la miniserie sul Cammino di Santiago. Si tratterà di 4 episodi che usciranno nelle prossime settimane e iniziamo con la partenza da Milano Malpensa e l'arrivo a Lourdes. Sono arrivato in tardo pomeriggio, quindi non avevo molto tempo per visitare la città, ma ho cercato di toccare almeno tutti i posti principali, ecco. Primo tra tutti, infatti, ho visitato la basilica, veramente stupenda. Vi consiglio vivamente di andare a visitarla almeno in giornata. Con tutti questi mosaici veramente straordinari, direi. Visti dal vivo sono ancora più belli. Al tramonto poi, come mi è capitato a me, veramente ambientazione quasi surreale, con il sole che scende dietro alla basilica. Poi mi sono recato alla grotta, che sta poco distante dalla basilica, nella quale sarebbe comparsa appunto la Madonna. È stato veramente un momento molto emozionante comunque. Dopo faccio un breve giro per il paese e cerco di mangiare qualcosa perché l'indomani la sveglia era alle 5:30. I supermercati avevano già iniziato a chiudere, quindi mi sono buttato in un ristorante a mangiare un panozzo veloce. Dopodiché rientro nel bed and breakfast, mi faccio una doccia veloce. Vediamo mattina. Ciao belli. Buongiorno. Andiamo in stazione adesso. Già quando arrivate in stazione inizierete a trovare i primi pellegrini. Io ne ho conosciuto subito uno italiano che l'ho riconosciuto immediatamente dall'accento maccheronico. L'altro treno era in ritardo, allora mi sono buttato subito sul prossimo perché mancavano veramente 2 minuti. Comunque adesso siamo sull'ultimo per Saint-Jean-Pied-de-Port. Ho dovuto prendere 2 treni per arrivare alla partenza. Il primo è andato da Lourdes a Bayonne, mentre il secondo è andato da Bayonne a Saint-Jean-Pied-de-Port. Il primo treno servono circa 2 ore per l'arrivo a Bayonne, poi c'è una coincidenza di 30 minuti circa e dopodiché c'è un'altra ora per arrivare a Saint-Jean-Pied-de-Port. Appena arrivato a Saint-Jean-Pied-de-Port cerco di raggiungere l'ostello, che c'è da fare un po' di chilometri. Grande Sandra! La cittadina è veramente molto carina, un paesotto in realtà, è molto caratteristico. Qua a destra abbiamo l'officina del pellegrino, nella quale ci consegnano o la prima credenziale oppure, se già l'avete, vi fanno il primo timbro ufficiale del cammino. Dopodiché decido di fare un giro per il paese perché dovevo aspettare a entrare nell'ostello, che sarebbe stato alle 2 del pomeriggio. Al centro del pellegrino ci danno già un sacco di informazioni per quanto riguarda sia la prima tappa sia il resto del cammino. Altre scale. Ossigeno. Questa è una bella pendenza comunque. Questa è la cittadella.
In particolare suggeriscono di fare la via alta invece che la via bassa nella prima tappa, che seppure sia la più dura è anche quella comunque più bella dal punto di vista naturalistico e anche la più sicura, perché la via bassa costeggia una superstrada praticamente e è poco consigliato percorrerla a piedi. Bastoncini a trekking, ragazzi, molto meglio comprarli a Saint-Jean-Pied-de-Port, perché sennò dovrete imbarcarli per forza in aereo. Questo campanile, che bello. Anticamente si partiva sempre dalla chiesa e si arrivava alla chiesa della tappa successiva. Di fronte alla chiesa c'è un bellissimo negozio di spezie, io ci ho fatto una visitina dentro perché veramente uscivano dei profumi che erano sensazionali. Ancora scale, queste sono anche più alte. Le mura, il micio ninja. Continuo l'esplorazione per il borgo. Qui siamo fuori dalle mura. Sempre col mio zaino in spalla perché l'ostello non era ancora aperto. Questa con la chiesa che abbiamo visto è la piazza in realtà da cui poi si partirà la mattina. Stupendo, ragazzi, un borgo veramente meraviglioso. Prosciuttini. Tanta roba i prosciuttini, ragazzi. Questo è il mio ostello per oggi. Qua abbiamo il gestore dell'ostello a destra e a sinistra invece abbiamo Gaetano, il primo italiano e pellegrino che ho incontrato alla partenza. Siamo stati vicini la prima tappa e poi ci siamo persi immediatamente, ma ci rincontreremo molto più avanti. Qua ci suggeriscono di prenotare i letti anche per la sera dopo perché domani sarà una giornata un po' lunghetta, ha detto che non ci sono tanti posti per mangiare, quindi mi sono fatto fare un altro panozzo dalla signora di stamattina col prosciuttino e il formaggino per 6 euro, così sicuro tiro domani sera. A Roncisvalle ci sono molti meno posti rispetto a quelli che in realtà sarebbero i pellegrini. Per il cibo, ragazzi, la paura di rimanere senza è insensata lungo le tappe. Belloni, come punti. Perché comunque ogni tot chilometri troverete sempre dei bar o comunque qualcuno che dà da bere o da mangiare. Difficilmente ho trovato tratti molto lunghi senza nulla. Cominciamo con Olly Cash. Vabbè, adesso vado a letto, stacco qua perché non voglio disturbare la gente in ostello, quindi domattina sveglia alle 5, partenza alle 6, prima tappa. Ci vediamo domattina, ragazzi. Si parte, tocco della porta della chiesa, bastoncini. Primo passo, ragazzi. Veramente un'emozione molto forte quella mattina lì. Non sai cosa ti aspetta davanti, anzi sai solo che farai tanta fatica. Ma ragazzi, lo rifarei a occhi chiusi adesso anche il cammino di Santiago. Saint-Jean-Pied-de-Port. Arrivederci. Buon cammino. Cioè, ragazzi, ma io sto facendo il cammino di Santiago, non
ci posso credere. Con questo video ho cercato di riportare gran parte delle emozioni che si provano lungo il cammino, anche se so e anche già sapevo che sarebbe stato veramente molto molto difficile, perché sono cose che bisogna vivere, bisogna vedere coi propri occhi. Le bocche. Qua sui Pirenei veramente dei paesaggi mozzafiato, ragazzi. Questa tappa, seppure la più dura, la rifarei almeno una volta a settimana, veramente dai paesaggi che vi troverete intorno. Ripaga proprio di tutta la fatica. Cavalli che mi inseguono, i bulli a quattro zampe. Roncisvalle 9,9 ragazzi, ci sono le tre piccole di Babe. Santiago de Compostela 765 km. Questo guardo io che ci servirà più avanti. Facciamo ragazzi. In cima abbiamo una biforcazione. Andiamo per questo lato, che è quello che ci ha suggerito anche la guida. Seguendo l'altra strada saremmo passati dentro questa foresta che a occhio sembra comunque molto più ripida, quindi l'hanno sconsigliato perché bisogna fare molta attenzione nella discesa. E poi da quello che capisco quella là dovrebbe essere Roncisvalle in teoria. Ed era Roncisvalle, infatti. Roncisvalle è veramente un borghettino disperso appena giù dai Pirenei. Cioè, oltre al centro dei pellegrini, che è questo che abbiamo visto, c'è la chiesa con la sua piazza davanti e veramente quasi 1 chilometro quadrato di paese all'esterno. E sta pure la chiesa. Le riprese sono un po' così perché era vietato farle, e quindi ho fatto un po' tutto antisgamo per capirci. Questa è già la mattina della partenza, l'arrivo è previsto a Zubiri.
Ecco, poi ti bastano due signori locali che stanno facendo i fatti loro a bordo della strada, che quando passi ti guardano, ti sorridono e ti dicono buon cammino. Basta questo per farti svoltare la giornata, non è che serva tanto. 18 chilometri. Ci succedono comunque paesaggi veramente molto diversi durante la giornata. Yes. Attenzione. Mucchina! Comunque è troppo bello, cioè proprio la gente che ti cerca con lo sguardo, no? Intanto che cammini, perché proprio te lo vuole dire buon cammino, no? È una cosa strana, ragazzi, viene quasi da piangere. Grande Sandra! Pensare che non sapevo ancora chi fosse. Occhio! Ragazzi, durante la giornata il sole picchia parecchio. È una delle cose che veramente vi porterà più fatica durante la giornata. Sono franabili! Quindi cercate di partire presto per prendere meno caldo e meno sole possibile. Qua a Zubiri ho conosciuto i primi compagni del cammino che poi mi seguiranno per tanti giorni e qualcuno fino alla fine, e poi sapremo chi. Questa è la cosa più bella che c'è, ragazzi. Veramente fare un bagnettino in questo fiume, comunque ragazzi, dopo una giornata di cammino è veramente la cosa assolutamente più rilassante e appagante che esista. Quindi se potete fatelo. La sera nel paesino dimenticato da Dio, perché questo paesino è veramente dimenticato da Dio, festona con musica, ragazzi che ballano. Qua abbiamo il Leo, grande il Leo, Iarobi. Buongiorno ragazzi. La mamma con i micini. Mi raccomando, portatevi nello zaino l'indispensabile. Uno, per non averlo troppo pesante, cercando di non superare i 10 kg. Scordatevi di arrivare a 15, mi raccomando, perché conosco chi l'ha fatto. E poi siate sempre pronti a qualsiasi tipo di meteo, perché su 30 giorni può capitare veramente di tutto. Qua abbiamo i primi bellissimi campi pieni di grano per entrare a Pamplona. Riusciamo a passare dei paesini che mai ci verrebbe in mente di visitare, che in realtà sono veramente poi fenomenali, ragazzi. Eccoci in arrivo a Pamplona. Quando ho visto queste mura mi sono quasi messo a piangere.
Ho trovato un ostello veramente fantastico che vi suggerisco, con delle persone straordinarie che lo gestivano, e poi alla sera ci hanno fatto fare un'esperienza di condivisione anche insieme a un parroco dentro la chiesa con dei canti francescani veramente stupendo. Bella questa piazza. Questa qui è una piazza di Pamplona che è fantastica secondo me. Dentro questo chiostro c'è una visuale veramente stupenda. Un mini farro. Questa è la chiesa. Ho potuto fare poche riprese perché era un momento un po' raccolto. E questi sono i gestori veramente stupendi di quell'ostello. Bene ragazzi, siamo arrivati in fondo al video. Mi raccomando, la prossima settimana uscirà la parte 2, dove vedremo nuovi paesi, conosceremo nuove persone e anche molto importanti per me e per quanto riguarda il mio cammino. Quindi vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo al video e ci vediamo la prossima settimana. Ciao ragazzi! Colpa sua.